Buonasera a tutti, grazie per essere qua. Vi anticipo che la serata sarà registrata perché poi dopo la metteremo anche sui canali internet, grazie all'apporto di Luca e di tutta la combricola che ha montato il necessario per fare le riprese. Vorrei ricordare due cose, che quest'anno è il 36esimo anniversario della sezione, quindi speriamo che quest'anno riusciamo a fare qualcosa di particolare, tipo una cena o quant'altro. Poi il Consiglio ha deciso che il primo mercoledì del mese saremo chiusi perché apriamo il martedì. Il martedì noi facciamo attività contest, lo IAC, diciamo un contest leggero, proprio perché vogliamo far sì che tutti si possano avvicinare alla radio, sia chi è nominativo a trasmettere, sia chi sta facendo i vari corsi e quant'altro, per capire, diciamo, com'è l'approccio verso le trasmissioni, le ricezioni e quant'altro. Quindi direi che da oggi per tutto l'anno, il primo martedì del mese, saremo sempre aperti. Devo dire che per adesso siamo soddisfatti perché comunque c'è un buon numero di gente che viene il martedì, però per noi sarebbe troppo pesante poi fare martedì e mercoledì. Quindi di conseguenza abbiamo deciso così per questo anno. Bene, lascio la parola a te. Per iniziare la presentazione sull'utilizzo dei log, perché assolutamente il log è una cosa molto importante e parleremo anche di QSL. Prima si fa il collegamento, lo si inserisce nel log e poi spesso e volentieri si mandano le QSL perché diciamo è una cortesia, non è una necessità ma è una cortesia e soprattutto oggi le QSL esiste ancora la parte cartacea che comunque ha un buon numero e poi c'è tutta la parte diciamo internet, e-commerce come si vuol dire. Lascio a te la parola Luca, grazie. Allora, ciao a tutti, questa sera vi faccio proprio un indice della serata, così almeno sappiamo di cosa andiamo a parlare. Inizieremo con Stefano, Whisky Tango Zulu, che ci spiegherà il software attorno al quale un po' ruoterà questa serata, che è Log4OM, prodotto italiano che ci permette di fare veramente tante cose. Premessa che abbiamo già detto quando abbiamo presentato la serata, oggi iniziamo dal livello base, perché per spiegare Log4OM si potrebbe arrivare a di quelle cose che richiedono dei corsi residenziali, quindi poi dopo tutte le domande così saranno magari occasione per rivederci un'altra sera, andare ad approfondire alcuni aspetti. E quindi Stefano ci spiegherà un po' l'impostazione iniziale, dove è finito lì? L'impostazione iniziale e tutto quanto. Io poi mi intratterò con voi sull'integrazione con il DX Cluster e l'interfacciamento con i software in modi digitali, FLDigi, USGT e quant'altro, in modo tale che poi vedremo le cose viaggino insieme. Massimo, XFR, invece ci spiegherà come usare lo stesso software di log e portarci appresso il nostro log in più postazioni, magari abbiamo la casa in montagna, al mare, oppure piuttosto la andiamo in portatile, o come usare lo stesso log con più call o con più radio, in modo tale da non dover riconfigurare tutto ogni volta. Dopodiché vi risolverete il sottoscritto che farà un po' tutta la parte di interfacciamento con l'OTW, EQSL e tutto quanto, quindi le conferme online, per concludere con Claudio che invece ci parlerà appunto di quello che sono le conferme cartacee, di come gestire anche un po' le risposte, quelle più strane, tipo quando vi arriva la QSL dell'SWL, uno dice questo come gli rispondo? Ok, direi che vi ho già stressato abbastanza, lascio a Stefano adesso di introdurre l'interfaccia Log4OM e tutto quanto. Passo lo scettro. Sì. Allora, mi siedo così non tolgo visibilità, non perché sia stanco. Allora, Log4OM. Log4OM è un programma italianissimo, creato da un programmatore della zona 3 che si chiama Daniele, Italia Whisky 3 Hotel Mike Hotel. Siamo arrivati alla versione 2.31.0.0, è l'ultima. Se volete procurarvi questo programma è sufficiente che andiate su www.log4om.com, questa è la versione 2, è partita dalla versione 1 tanti anni fa, è completamente scritto in C ed è un programma fatto molto bene per un utilizzo assolutamente trasversale, quindi dal nostro uso personale a casa, anche in portatile,
possiamo farci un contest, una di expedition, possiamo farci tantissime cose. È alternativo ad altri programmi, ovvero noi non siamo sponsorizzati da Log4OM, però è un programma che ci piace. Ci sono altri programmi come Quartest e tantissimi altri. Questo ci sembra, oltre che graficamente molto bello, fatto in maniera molto furba, soprattutto è assolutamente open. Il che vuol dire che lascia tante possibilità di personalizzazione ma anche di interfacciamento con altri programmi. Quando lo andrete a scaricare nel sito di Daniele troverete che esiste una versione che è beta, vi invito a meno che vogliate vedere le ultimissime variazioni eccetera, c'è l'altra che si chiama stable, che quindi è quella stabile. Esiste anche una versione portable della serie non voglio installarla. C'è una versione assolutamente portatile dove si lancia l'eseguibile, si mette un attimino di più a caricare, va configurato ogni volta, ma poi anche in funzione, anche solo per provarlo, se non siete sicuri, partite magari con la portable. Esistono online, è un bel sito perché c'è sia i manuali in lingua inglese che in italiano, che in tantissime altre lingue. Quella in italiano non è aggiornata, è indietro di 4 anni. Quello in inglese invece è completamente aggiornato per chi mastica l'inglese, ma le variazioni sono tanti piccoli miglioramenti che ci sono. Qui ho scattato un'immagine di quella che è la mia stazione per darvi un'idea un po' dell'integrazione di questo programma. Io utilizzo un Flex, quindi la parte in alto, questa è in pratica la mia radio. Qui abbiamo quelli che sono diciamo la parte audio del Flex, dove ho tantissimi flussi che posso decidere dove mandarli, ad esempio è un programma di decodifica dei modi digitali. Qui abbiamo le seriali, e ne parleremo adesso nella configurazione. La gestione del rotore, in questo caso è ancora una gestione, diciamo, è remota, ma volendo Log4OM gestisce PST Rotator, è un programmino che costa pochi euro e che si interfaccia con la maggior parte dei rotori e permette di avere una gestione automatica anche, quindi prendere il comando del rotore. Qui mi rimane spazio per avere un sito internet, che in questo caso mi interessava più per la parte di propagazione che per altro, e qui abbiamo il nostro programma. Monitor da 40 pollici. Monitor da 40 pollici in 48 per la precisione, in 4K. Okay. È un altro modo di fare radio, ma è solo per dirvi quanto bene si integra questo programma sia in setup meno avanzati che in setup anche più moderni. Ok, partiamo un attimino con quella che è la configurazione. Una volta che voi avete installato il programma, la prima schermata che lui vi apre è questa. In questa schermata chiaramente dovremmo andare ad inserire quelli che sono i nostri dati, quindi il nostro call sign, Yaro Region naturalmente, la nostra, dovremo mettere le zone ITU, CQ e operator, parliamo di una stazione privata piccola, diciamo questo sarà uguale a questo che sarà uguale a questo, quindi l'operatore è uguale al proprietario della stazione che è lo stesso nome della stazione. Non è detto sia così, perché abbiamo detto che possiamo gestire anche attività, ad esempio, di sezione. Possiamo usare delle informazioni, d'accordo, le inseriamo qui. Una volta che abbiamo messo il nostro locator avremo anche un posizionamento sulla mappa e la cosa bella è un programma molto grafico, quindi poi vedremo che questo vale anche per i nostri contatti, li vedremo anche graficamente dove sono posizionati. Questa è la pagina, proprio la prima, che deve essere assolutamente compilata. Una volta compilato tutto, bisogna ricordarsi che così esco e così faccio un save and apply e quindi applico e salvo, ok? Seconda cosa da fare, devo creare un database. Allora, questo programma che... Ma vado solo in questa pagina? No, ci dovete andare voi. Questo è un programma che funziona sotto Windows, innanzitutto. Potete usarlo se avete Linux, ad esempio usando Wine, oppure anche sotto lo SX con un Mac, o fate il boot con Bootcamp, dove installate anche Windows, oppure un Parallels, ad esempio. Però essenzialmente nasce sotto Windows. Ci sono due possibilità di database. Questo è il database più facile da usare, che si chiama SQLite,
ed è un database che va bene per la maggior parte delle operazioni, soltanto per stazioni contest molto grosse, multioperatore, accessi multipli, contemporanei a un database, si va a complicarsi la vita. Però tenete presente una cosa, un database più complesso che ad esempio, lo vediamo dopo, viene usato da stazioni molto grosse. Considerate che Luca è membro di CN3 Alpha, che viene invitato ogni contest, casualmente lui è lì. Una delle sue funzioni, anzi forse quella principale, è proprio un system manager, cioè la stazione è così complicata e complessa dal punto di vista informatico e utilizza dei database che non è SQLite, d'accordo, dove serve una persona con una notevole esperienza anche in campo informatico. Quindi il mio consiglio, visto che parliamo di un utilizzo base in questa sessione, in questa giornata, di usare SQLite, che va benissimo per tutto. Anche perché poi vedremo che è quello che ci permette, poi ci spiegherà Massimo. Massimo ci farà poi vedere in che modo, farà vedere delle cose molto golose e veramente molto carine che fa questo programma. Allora, subito dopo dobbiamo interfacciarci con la nostra radio. Quindi per interfacciarci con la radio settiamo la nostra CAT e abbiamo diverse scelte. Allora ve le mostro qui. Una scelta per interfacciarsi è OmniRig, l'altra è HamLib, la terza, che è TCI, non devo dirlo, si usa solo per quegli sventurati che hanno comprato un Sun SDR, no, l'hanno fatta apposta, no, una radio magnifica russa, è un SDR molto carino, soprattutto dal lato soft più che dal lato hardware, secondo me, però, come dire, io ho fatto una scelta sul Flex, ce ne sono tanti altri, ma questo dimostra quanto è flessibile il programma. Ora, qui dovremo scegliere quale cat engine usare, dovremo, è ovviamente meglio mettere cat autostart, lo spuntiamo. Qui c'è anche un'altra cosa interessante, che è questa, cioè noi possiamo da tastiera decidere di mandare in trasmissione la radio, quindi assegniamo Enable e assegniamo un tasto della tastiera, il backslash in alto a sinistra sulle tastiere. Come quartest. Come quartest, quindi backslash tengo premuto e rimane in trasmissione, tolgo il dito e si ferma. Oppure si possa fare PTT toggle mode, TX e poi lo tolgo, il secondo colpo va in RX. Qualora posso inserire anche un offset ma non si utilizza mai, questo è interessante, switch to digital mode where required, quindi quando io metto la radio in digitale automaticamente diciamo al nostro sistema che andiamo in FT8, questo perché utilizza l'FT8 naturalmente. Possiamo anche intervenire addirittura andando a sistemare dei problemi di invertire il lato dell'SSB sul CV dopo sulla fonia eccetera, in genere non serve. Cat delay va lasciato a 0. Ora, dobbiamo scegliere se usare OmniRig o HamLib. Qual è la differenza? La differenza è che dipende un po' dai gusti e anche dalla radio. Io utilizzo OmniRig, ovvero se io con il Flex voglio diventare matto vado ad usare HamLib. Io metto su OmniRig, è facilissimo da settare, è molto semplice da usare, va bene per quasi tutte le radio, in particolare Kenwood e anche Icom preferiscono OmniRig, ma ci sono degli altri casi dove si va a utilizzare HamLib, ha funzionalità maggiori, però come dire, va proprio a gusto. Qua ho riassunto in questa schermata quali sono i vantaggi e svantaggi. Vedete, easy of installation, it's easier to install and set up. Quindi, visto che questa è una serata dove partiamo da zero, perché vi anticipo, è previsto poi di fare magari un ulteriore incontro in modo molto più approfondito, direi di non complicarsi la vita e usare questo. Scusa, ed è molto compatibile. OmniRig dovrebbe essere freeware di via 3NEA se non sbaglio. Allora, OmniRig lo potete, tanto quando si installa il programma viene installato da solo già. Quindi quando installate il programma vi trovate tutti e due, ve lo trovate installato. In realtà poi lui all'avvio sarà sempre sotto perché è un processo sempre attivo che sta sotto. Se si va sul processo nell'attività del PC lo si vede sempre sotto. Le altre sono delle librerie invece, HamLib, che è una cosa diversa. Una precisazione su OmniRig, se andate sul sito dello sviluppatore c'è anche la versione 2 di OmniRig che gestisce 4 radio, non è compatibile con Log4m.
Questa è una precisazione da sapere, perché uno dice, ah, c'è l'ultima versione di Gesticcia 4, e poi non funziona niente, non capisco perché. Ecco. Assolutamente giusto. Quindi immaginiamo di usare, questa è una schermata comunque per farvi vedere amlib come funziona, diventa un pochino più complicato, sono delle librerie, io ad esempio mettendo rig model ed è previsto nella libreria di amlib il flex, non ci avessi farlo andare, un sacco di problemi. OmniRig si mette in modalità Kenwood, bam, primo colpo va benissimo, funziona perfettamente senza alcun problema. Questo ad esempio è il mio settaggio, giusto per darvi un riferimento che funziona, è sufficiente rig 1, io metto Kenwood perché il flex è compatibile con i segnali CAT, dialoga come se fosse un Kenwood. Assegno una porta, baud rate chiaramente deve essere identico sia sulla radio che in questa finestra, 8 bit, parità 8N1 che è un po' il classico, questi li lasciamo su height e invece il polling e il timeout come millisecondi si possono lasciare tranquillamente così. Su rig 2 potete lasciare non, mettendo non questi sono ininfluenti, ok? Non serve, basta questo. Quindi più semplice di così. Questo è una seconda radio esattamente, sì. Io ad esempio con il flex non ho una seconda radio, ho un secondo slice sul mio desktop, allora gli posso dire, gli assegno un'altra com, però è tutto virtuale lì in pratica, non ci sono collegamenti fisici, è molto carino da questo punto di vista perché è più semplice. A questo punto abbiamo il nostro programma, così come si presenta l'interfaccia. L'interfaccia è fatta da alcune schede che sono qua, che poi vedremo in dettaglio, ma la principale è quella main e poi... Vuoi passare al log diretto? Sì, grazie. Sì. Qui abbiamo la zona di inserimento del QSO e qui abbiamo le statistiche sulla destra. Oh, bellissimo, grazie. Passa a questo PC, devi passare a quello. È il log vero. Ah, ok. Allora, qui in questo momento leggiamo offline perché è stata fatta una schermata dove infatti CAT è spento, no, perché non sta dialogando con la radio. Ah, ecco. Non è una schermata. Ah, sì, sì, ah, ok, vabbè, l'installazione in diretta, non avevo capito, ok. Ah, bellissimo questa cosa, ma quanto ti adoro. Allora, qui adesso non è collegato con la radio, infatti CAT è spento, no, e quindi non siamo collegati. Allora abbiamo la finestra main, d'accordo? Abbiamo la finestra dei recent QSO che sono i collegamenti fatti, che è questa, la vediamo dopo. Rimaniamo un attimo sulla finestra main. Se io è connesso online? Sì. Se io sulla finestra main vado a inserire ad esempio il mio nativo Italia, Zelanda 2, Zulu, Oscar, Zulu, attendo un attimo, eccolo qua, uno a caso. Allora che cosa ci dà? Abbiamo già subito una serie di informazioni. Bandierina in Italia. Qui ci prepara già il report del nostro segnale, ci dà il nome, ok? Qua non si vede ma c'è un pulsantino che servirà per spottare Luca, quindi faremo un clic e lo spottiamo. Fai, parla tu. Ok, scusate. Ci propone la griglia, però naturalmente la griglia può essere variata. Facciamo un salto indietro nella configurazione per mostrarvi una cosa, perché uno dice ma queste informazioni che si chiamano Luca Fossati eccetera, dove le va a prendere? Allora, le va a prendere, se io vado nella mia configurazione in setting, quindi qua ci sono i settaggi, program configuration, e andiamo su, dove sono external services, vediamo, no, aspetta, scusate, Info provider, dove non ci vedo un piffero, eccolo qua. Allora, info provider, qua Luca ha settato, questo è il suo PC, ha settato in pratica che la primary source, questo è querez.com. La secondaria è disabilitata. Se io gli avessi messo come secondaria, ad esempio, questa, un altro, avrebbe preso delle altre informazioni, magari più aggiornate, magari meno. Questi sono dei database abbastanza noti. QRZ.com funziona molto bene, però bisognerebbe pagare per avere più informazioni. Quindi il programma cosa fa? Si mette in contatto con QRZ.com e se uno è registrato scarica più info, se no ne scarica meno. Questo che cosa succede? Succede che ad esempio, vedete?
è a 4 cifre il grid, il locator. Se noi fossimo andati su Amlib ne trovavamo tutte 6 ad esempio. Se invece noi paghiamo l'abbonamento a QRZ.com diventano 6 lo stesso anche sotto QRZ. Lo vendono un po', devono fare business giustamente. Scusa, dialoga su una porta in particolare, quindi la devo aprire sul router? No, assolutamente. No. Sono tutti in uscita, quindi non devi aprire niente. Esattamente. Allora, qui abbiamo la data. Lui ci propone data e ora del momento, ok? Qui invece noi possiamo togliere il lucchetto e lo possiamo forzare. E quindi gli possiamo dire, no, mi sono perso, orca, non l'ho messo... Allora vado in manuale, l'ho fatto 5 minuti fa e vado a mettere a posto magari il minuto. Abbiamo la frequenza, prenderà dalla radio tutto, la frequenza, il modo, adesso rappresenta CV ma non importa. Qui che cosa vediamo? Vediamo nella nostra... grazie. Qui adesso ha preso un giapponese e qui ci fa vedere il nostro collegamento, eccolo qui, che c'è già la QSL. Cioè, è veloce sto programma o no? Cioè, guardate, il tempo in cui fate è già arrivata cartacea. Grazie. Quali Luca. log ti stampano la QSL? Allora, che cosa vediamo? Vediamo una cosa molto carina che ci fa vedere graficamente questo, ma poi vediamo qua sopra un'altra cosa molto carina che ci dice dove dobbiamo puntare l'antenna per andare a collegarlo. Quindi 40 gradi, se non vedo male, e percorso corto, percorso lungo, long path, invece è il contrario, è questo qui. Ok? No, 40 gradi. Allora... Quindi ci mostra veramente una quantità di informazioni incredibili. Qui abbiamo un'altra finestra interessante che approfondirà magari un pochino di più Luca, ma che ci dice questo contatto qui, blu vuol dire che l'ho collegato già in 15 metri in modo digitale, d'accordo? Però questo contatto, invece la banda la vediamo in verde. Quindi 15 metri vuol dire che ho fatto diversi collegamenti già in 15 metri in fonia, neanche uno in CV, d'accordo? E in modi digitali Luca vediamo che è particolarmente attivo, ok? Quindi ha addirittura in tutte le bande, perché non ha l'antenna dei 160, perché se no... Non ci sei mai in Marocco quando ci sono i conti. Bravo! Qui si può zoomare questa finestra, che è molto e quindi riusciamo anche a vedere, voglio dire, qual è la zona, è veramente molto completo, credo. Questa finestra ve la spiega sull'ambito cluster Luca dopo, ok? Però sappiate che c'è. Ecco, Worked Before, voglio dire, l'ho già lavorato, Worked Before, quindi tasto F10, il programma funziona sia col mouse che con una serie di tasti, li vedete, dove sono indicati. Quindi se io voglio cancellare la mia schermata premerò ESC, se io voglio confermare il QSO premerò Enter, se voglio spostarmi, perché magari ho il mouse impegnato perché ho un SDR come me, uso il mouse eccetera, uso il Tab per spostarmi, d'accordo, o varie scelte. Le altre schermate sono... Weather, utile ma comunque c'è, eccolo qui dove ci dà ci dà delle indicazioni sul tempo. Propagation è molto carino solo se avete un PC molto performante e questo è straordinariamente potente perché utilizza VoACAP, ma VoACAP è un programma che ha bisogno di grosse risorse del PC. Quindi se avete un PC particolarmente recente, performante, eccetera, attivatelo perché vi dà in tempo reale delle informazioni sulla propagazione. Tutto. No, scheda grafica no, processore e RAM. Allora, se vai su cluster, poi ne parlerà Luca, qua ci mostra tutti quelli che sono stati spottati, potremo scegliere anche il server cluster che vogliamo dalla configurazione, ne parlerà dopo Luca. Recent QSO invece, questo è molto interessante perché qui abbiamo tutti i nostri QSO, ovvero noi possiamo scorrere tutte le informazioni dei nostri QSO. Qua sopra possiamo cambiare l'ordine, se clicchiamo col tasto destro, grazie Luca, la valletta. Fai la valletta ai miei piedi, ecco qui, possiamo fare Edit Table Layout, il primo in alto, e qui possiamo scegliere quali dati voglio visualizzare e dove metterli, in che ordine. Possiamo come appearance addirittura cambiare il colore, evidenziare delle colonne. Quando Luca diceva è straordinariamente bello, anche appagante e completo di informazioni, che il vero problema è sfruttarlo un po'. Però la cosa intelligente che ha fatto il programmatore è renderlo semplice a un livello
base, cioè posso non complicarmi la vita con tante delle cose che vi sto raccontando e lui funziona perfettamente. Qua sotto posso scegliere ad esempio quanti, perché il database comunque non sembra, ma con tutte queste informazioni diventa pesante. Qui posso visualizzarne da 1 a 5.000, posso sbloccare il lucchetto e cambiarle, non è che non ci sono, ne vedo solo 5.000, posso vedere molte di più. Su 17.700 esattamente ne vedo per il momento 5.000. Il QSO lo posso inserire, ripeto, premendo Enter o premendo questo tasto qua. Ok? Invece questo serve per spottare, adesso non lo facciamo, ma se volessi spottarlo posso cliccare qui. Si possono fare nell'ambito di attività di insegnamento, allenamento eccetera anche degli spot locali, come dire, che non vanno in realtà online eccetera, ma delle simulazioni di spot e fa parte della configurazione, però è già una questione avanzata quella, ma si può assolutamente fare. Allora, se andiamo avanti un attimo, Luca, possiamo rimettere... No, beh, possiamo anche fare un'altra cosa. No, lo faccio da qui, aspetta, no, tranquillo. Allora, se io vado in View e vado a vedere, ad esempio, ho, che ne so, Work Clock, ho delle altre informazioni, posso vedere molto meglio le mie gray zone, ho il mio orario locale, eccetera. E anche questa è una schermata molto interessante. Ce ne sono diverse di schermate che posso attivare, chiaramente dipende dal monitor che abbiamo e quanto spazio abbiamo disponibili anche. Se noi adesso fossimo collegati ad una radio, Vai sulle slide che ce l'hai. beh, posso fare... Cut screen, no, facciamo cut screen lo stesso, la stessa cosa, guarda, lo visualizzo qui. Ho questo cut screen che è molto carino, anche questo, perché posso voler vedere in grosso, perché mi fa più comodo, semplicemente la frequenza e la banda. Se poi io vado qui con il mio mouse, o mouse con la rotella, girando la rotella posso cambiare la frequenza della cifra vedendo la frequenza che voglio. La stessa cosa se premo tasto sinistro o tasto destra, aumenta o diminuisce e quindi non ho neanche bisogno di andare a raggiungere il VFO eccetera, quindi è una funzionalità completamente remota anche di controllo della radio assolutamente completa. Vogliamo tornare? Grazie. Allora, torniamo alla nostra configurazione, cioè così noi siamo già operativi, in pratica abbiamo configurato semplicemente le nostre informazioni personali, abbiamo scelto un database, abbiamo scelto come interfacciarci con la radio, tac, entriamo, qui abbiamo una vista ingrandita del nostro programma, quindi abbiamo la banda la prenderà automaticamente, il modo lo prende automaticamente, city, country, ITU, prende tutto automaticamente la nostra frequenza, la banda ancora, la grid, i rapporti sono standard ma li posso cambiare naturalmente se voglio dare dei rapporti veri e se io avessi una seconda radio ad esempio vedrei qui in questa zona qui ma poi ci penserà Massimo, o un secondo ricevitore naturalmente nel caso in cui ho ad esempio due slice. Devo aggiungere un QSO, l'ho fatto, l'ho segnato su carta. Allora, beh, ci sono due modi. Allora, se dovessi aggiungere dei QSO, posso andare a manina, però hanno messo una funzionalità che non mi ricordo mai e ve la leggo, che si chiama Lazy Log. Cioè, quando dico, io ho sempre usato la carta, oppure sono andato a fare una spedizione, sono andato a fare un SOTA, e ho un elenco chilometrico di QSO da inserire, c'è una funzionalità che si chiama Lazy Log che permette di inserire in maniera guidata, in modo estremamente rapido, tutti i QSO, perché lui dà per scontato che li ho fatti uno di seguito all'altro, no? Per cui tante cose non te le chiede, si fa molto prima, ad esempio, è proprio dal cartaceo. Se invece io ce l'ho in formato elettronico, allora si va a, adesso vabbè siamo usciti, comunque se vado qua su File abbiamo un import, voi avete un altro log, esportate in ADIF 3, ok, e li reimportate qua, ok, File, Import ADIF, usate la versione 3. Devo inserire un singolo QSO, devo modificare la data e l'ora perché il QSO era di ieri. Allora faccio doppio clic e vado qui ad esempio, posso sbloccarlo. Dai, grazie. Vedi che ci vuole il mixer video,
Ti ho detto di portarlo, la prossima te l'ho comprato io, poi non lo porti, vabbè. Allora, noi andiamo qui. Modifica pure i Q2CJ, tanto li conosciamo. Davvero posso? Sì. Allora, con doppio clic, eccolo qua, mi si apre la mia schermata. Devo mettere gli occhiali perché sennò non vedo niente. Se io voglio cambiare, ad esempio, la data, ok, oppure la frequenza, no, cacchio, non ero, in quel momento avevo disconnesso, non ero in FT4, eccetera, eccetera, sblocco ad esempio qua con il lucchetto, d'accordo, e posso andare a cambiare, posso modificarla, vero Luca? No, basta che non salvi poi. No, no, va bene. Sei andato a 14, 3,50, ti metterei 15 per fare, vabbè, non premiamo invio, ok? Non premiamo invio. La stessa cosa, posso andare a cambiare date, minuti, eccetera. Intervengo qui, poi attenzione, bisogna fare il save and exit, che non farò. Grazie. Che non farò. Grazie, ti voglio bene. Ok? Qui abbiamo però delle altre cose interessanti, che sono ad esempio, oltre che mi ha detto il nome non era il giusto nome dell'operatore, in quel momento era nel paese vicino, eccetera, ma soprattutto anche gli AdWords, perché lui gestisce ad esempio le referenze, SOTA, POTA, eccetera, eccetera, IOTA, le gestisce. E quindi le posso mettere, magari non l'ho segnata subito al momento perché ne avevo un altro sotto, non sono fogli di carta, poi vado dentro qua e me le vado a gestire, ok? Anche le informazioni sulla mia stazione le ho cambiate, no, ma ero a 20 watt, porco boia, mi è andato dentro perché io ho messo come standard 100, vado qui, la cambio perché voglio avere la possibilità di avere dei dati perché mi interessano, che sono realistici, no? D'accordo? Il QTH, queste sono quelle che abbiamo già messo dentro, quindi lui ce le inserisce già, però le possiamo cambiare, ok? La stessa cosa su Manage Confirmation, qui abbiamo ad esempio la possibilità di vedere, no, che questa è stata inviata via EQSL, no, non come QSL cartacea, è già dentro in HRD log, in club log, però non abbiamo ancora ricevuto conferma. Ai ai ai. Non l'ho scaricato. Usciamo senza salvare. Grazie. Grazie a te. Allora, penso di avervi più o meno detto tutto per quanto riguarda la funzionalità del programma con un utilizzo base. Ci sono vari pulsanti qua sopra che non serve premerli perché quando noi diciamo la cat parte da sola e anche il cluster di cui adesso si occupa Luca, partono già da soli, lo troviamo qui, ma posso anche farli partire manualmente. Gli altri non vi servono, diciamo ignorateli in questo momento. Spero di non aver splafonato troppo. No, dovevi metterci un quarto d'ora, ci hai messo mezz'ora. La cosa non era semplicissima. C'è il limite. Se avete delle domande, tenetele per la fine, che poi facciamo un bel siccome è tanta roba, poi alla fine facciamo tutte le domande così. Allora, ha accennato Stefano il cluster e quant'altro. Ovviamente si integra con il DX cluster che configuriamo in una parte proprio a sé stante del software. Di per sé questo sistema ci permetterebbe di usare anche più server cluster, integrarli in una sorta di super cluster, non complichiamoci l'esistenza. Normalmente il V7CC è abbastanza affidabile, tra i cluster è anche quello con i server un pochino più robusti, quindi ci abbandonano sul più bello. Come skimmer verifica che i call esistano realmente, che non è banale, perché sennò lo skimmer, specialmente il CW, tira fuori dentro, io non lo so, il CW non mi dicono, e tira dentro delle robe che non esistono e uno poi vede lo spot e pensa anche di andare a collegare qualcuno. Cosa ci chiede di fare il programma? Ci chiede innanzitutto di scegliere qual è il server al quale ci vogliamo collegare, quindi avremo la lista di tutti i server cluster, viene aggiornata costantemente quando aggiorniamo il software, e andiamo a sceglierci quale server cluster noi vogliamo utilizzare. Quindi in questo caso vado qui e qua adesso sono già connesso, mi disconnetto e io scelgo di tutti questi qual è il mio attivo, il mio preferito, quello che voglio. Non solo, nel momento in cui io vado a configurarlo, VE7CC, ok, io posso anche andare a modificare i parametri. E uno dice, ma a me che me ne frega, tanto sarà giusto, no? Se l'ha messo dentro qualcuno, ci sarà un perché. E sì e no.
Allora, se siete un pochino pratici dell'uso dei comandi testuali del cluster, sapete che si può dare lo show dx per dire scaricami gli ultimi 100, ma si può anche dire show dx 20, tirami solo giù la banda dei 20 metri, show dx 40, solo la banda dei 40. Se io a casa mia sono messo come massimo avevo il dipolo dei 20 e dei 40 che mi fa in terza armonica i 15, quindi ho 3 bande, posso dirgli quando mi collego al cluster tirami giù in fretta già subito gli ultimi spot dei 40, dei 20 e dei 15. Poi il resto arriverà, no? Però almeno dammi subito le bande che mi servono. Semplicemente, come vedete qua a destra, dice comandi di inizializzazione, glieli scriviamo. È abbastanza semplice, sotto vi dà 2 idee, no? di quello che potete inserirgli. E mette show dx 40 a capo, delay, show dx 20, show dx 15. Quando facciamo partire il cluster, automaticamente manderà questi comandi tutte le volte direttamente, senza che dobbiamo poi andare a dire fammi uno show dx che non arriva nulla, perché questa è anche una delle cose che ogni tanto ci capita col cluster. Una volta che noi ci connettiamo e il sistema si connette già di su, si dovrebbe connettere, ok. Vedete, ha mandato i comandi che gli avevo inserito, quindi mi ha tirato giù anche già gli spot, per esempio dei 15 metri, era una prova che abbiamo fatto con Massimo. E io di per sé questa schermata qua non la tocco più. Una volta che questo è partito, di questa roba non mi interessa più. Che cosa mi servirà? Mi servirà questa parte che vediamo qua di fianco. Ok? Allora, adesso non ho attaccato la cat, quindi vado magari in 20 metri. Che cosa vedo? Chi è pratico, chi ha usato DXLog, chi ha usato Quartest, è il funzionamento la stessa del band map che abbiamo di fianco. Cioè, vedo in frequenza quali sono gli spot che sono venuti fuori, con qualche accortezza in più, nel senso che innanzitutto mi divide per colori la fonia, il CW e il digitale, così vedo subito, se faccio tutti e 3 i modi, se c'è qualcosa che volendo potremmo andare dentro di non voglio vedere gli spot del digitale, non voglio vedere gli spot dell'FT8, non entro in questi dettagli. Ok. Doppio clic, la radio mi si posiziona, il call mi va già nel campo del call, come se fossimo, per chi è pratico di software di contest, esattamente la stessa comodità, no? Quindi ce l'ho già posizionato, ma non solo, vedete queste righettine qua di fianco? Ok? Questo che cosa mi dice? Mi dice che io questo country qui non l'ho lavorato, non ce l'ho sulla banda, non ce l'ho come modo. Cioè, mi dice, guarda che questo ti manca. Beh, insomma, un aiutino, no? Perché quando facciamo il contest siamo abituati a dover vedere quelli che... Però nel log normale questa cosina qua ci manca. Tant'è vero che mi dice, guarda che questo per te è un new one, no? Me lo dice, new one. Se fosse a casa lo farei volentieri. Ok, vabbè, questo è un dettaglio. Ora, l'integrazione del cluster così è quella che ritengo la più semplice da utilizzare nell'uso, diciamo, di X normale. Poi avete qua, come diceva Stefano prima, questa pagina apposta dedicata al cluster più in grande, eccetera. Questo vi permette anche di dire sì, però io voglio filtrare, voglio vedere solo il CW, solo il digitale, solo la fonia, solo il digitale ma senza l'FT8 perché mi sta sulle balle. Oppure voglio vedere soltanto la banda dei 40, soltanto la banda dei 20, soltanto... Ok? Ripeto, è molto molto potente e flessibile e dal punto di vista dell'integrazione col cluster ci permette di lavorare semplificandoci tanto. Altra cosa che possiamo fare come integrazione è la connessione con altri software. Qui, avete pazienza, noi abbiamo fatto il giro degli ingressi del proiettore e torniamo all'altro. Faccio FT8, faccio digitale con FLDigi, faccio di per sé, sto facendo il contest con DXLog, sto facendo con un altro software. Tramite protocollo di rete si possono mandare i dati dei QSO man mano che si inseriscono direttamente nel proprio log. Per chi ha usato IMAward, forse avete usato per il RTC, per il VRTC, ma forse anche per il quello diploma dell'aeronautica, dei due BRS. Il concetto è esattamente lo stesso, cioè il mio software di modi digitali piuttosto che nel momento in cui gli dico salvami questo QSO va a trasmettere in rete i dati di quel QSO in un formato che viene letto anche da Log4j, è un formato di interscambio. Ora, per far dialogare queste cose
serve che sistemiamo 2 o 3 cosine. Quali sono i vantaggi? Perché uno dice, vabbè, ma sì, ma chi se ne frega, io faccio l'FT8, poi mi prendo il log del WSJT, me lo importo di là, puoi fare benissimo veramente anche così, però a integrare le cose, il vantaggio che cos'è? Innanzitutto non hai bisogno di esportare, importare log, andare a prendere, poi c'hai i duplicati, che poi se devi dirgli che deve avere la tolleranza di quei 5 secondi, se no ti viene fuori il duplicato, mi spiego. Verifico subito il worker before, perché può essere, e capita spesso con WSJT, ogni tanto si perde via quando abbiamo tanti QSO, che magari non abbia caricato tutti i nostri QSO passati, ci dica che qualcuno l'abbiamo collegato e invece l'avevamo già fatto, quindi già lo vedo subito. Verifichiamo subito se ci serve quel country, perché magari sono su FLDG, sto facendo PSK31, sto facendo RTT greco, e quel country lì ce l'ho, mi manca, me lo devo ricordare. Poi sicuramente tutti voi avete in mente il database di tutti i country che vi mancano. Me ne mancano talmente tanti che faccio in fretta, però ecco. Tu sai quelli che hai fatti. neanche. L'altra cosa, possiamo usare anche più postazioni in contemporanea. Per chi fa in particolare 6 metri, 2 metri, le sporadiche e quant'altro, può essere molto comodo. Io sono stato l'estate scorsa, l'estate adesso non mi ricordo, 2 estati fa, mi sono un po' dedicato ai 6 metri, 2 metri, sulle sporadiche, queste cose qui. Allora avevo la radio principale in 6 metri, e la tenevo pronta a monitorare la frequenza del DX in FT8, dico se si apre quello ci sarà anche il resto, però per realtà trovi solo in FT8 perché nessuno ha iPhone, ma questo è un altro discorso, non apriamo la polemica, no? Però, dire, ma adesso in 2 metri cosa starà succedendo? Avevo di fianco il 991 in 2 metri, con un altro PC, o il WSJT, che mi monitorava la frequenza dei 2 metri. Se dovevo fare un QSO in 2 metri, non è che dovevo poi esportarmelo di là. Il PC che faceva i 2 metri via rete mandava il QSO al Log4OM sul PC di stazione. Non so se ho chiarito il concetto, cioè posso avere 4 PC, ognuno con la sua radio, che lavorano e tutti quanti mandano l'unico log via rete la cosa. Come si imposta questo? Allora, innanzitutto avviene attraverso un protocollo di rete, che vuol dire che dovremo giocare un po' con indirizzi IP, porte e quant'altro. Qua c'è una sedia, dovremmo lavorare un po' con indirizzi IP, quindi cioè un minimo di dimestichezza ce l'abbiamo penso tutti con queste cose qui. Si possono, come dicevo prima, interfacciare sia programmi che sono sullo stesso PC, e vabbè, questo è abbastanza facile, sia su PC differenti. Se sono su PC differenti, il consiglio che vi do io è il PC con su Log4OM gli dovete dare un indirizzo IP statico, perché sennò ogni volta che accendete i PC dovete dire qual è l'indirizzo del PC che c'è il log, diventa un po' un caos. Invece se quello diciamo che fa da riferimento del log ha un indirizzo statico, io su tutti gli altri PC, che può essere anche un Raspberry del cavolo sul quale c'ho su l'FLDG, per intenderci, so lì dove deve andare a mandargli le altre questioni. Può essere, come dicevo prima, usato anche con software di log da contest. Magari non dici, io faccio lo YAC, ok, farò, esagero, 90 QSO, perché povero Cristo, cioè, 5 elementi, benissimo. Faccio 90 QSO, non voglio stare lì tutte le volte a stare lì a copiare, fare e disfare, tengo sotto aperto Log4OM, man mano che li metto dentro in Quartest, me li butta già dentro anche in Log4OM. Poi capiremo perché poi nell'integrazione poi delle conferme vedrete quanto è comoda questa cosa. Per farlo bisogna, come dicevo prima, settare 2 cose. Il programma dei modi digitali deve mandare le cose a qualcuno, quindi deve sapere chi è il suo destinatario, e Log4OM deve sapere chi caspita gli sta mandando le cose. Ok? È molto banale la cosa, ma mittente e destinatario. Questo è l'esempio sul software WSJT, per intenderci, ma è uguale, guardate, il parametro è identico. Voi andate a cercare l'invio via UDP dei dati del QSO. Lo trovate è scritto così più o meno in tutti i software, ok? Gli mettete l'indirizzo IP del PC sul quale avete, poi vediamo le slide. Dovevo dirlo all'inizio, ma me la sono persa. Ok, gli mettete dentro l'indirizzo IP del PC di Log4OM. Se siete sullo stesso PC 127.0.0.1, che vuol dire mandatelo a te stesso. Arrangiati, fai da te, ok. Se invece è un altro PC sulla rete, gli metterete 192.168 o 1.100, non so che indirizzo gli avete dato al vostro PC. E segnatevi giù qual è la porta, ok? Perché ogni software magari usa una porta diversa, eccetera.
Queste cose che dico è perché ci abbiamo passato le notti a dire perché non funziona, poi abbiamo capito che era una boiata del genere. Ok, benissimo. Una volta fatto questo e messo le spuntine di fianco, accetta, notifica, eccetera, eccetera, io andrò su Log4OM e gli dirò sotto il menu Connections, quindi connessioni, collegamenti con altri programmi, gliene aggiungerò una nuova in entrata e gli dirò, benissimo, dopodiché non gli viene mal di mare, perché dice, tutti questi parametri come... In questo il programmatore è stato furbo, perché conoscendo la pigrizia nostra, sotto ci sono già dei preset. Allora, uso VSJT, ma c'è già il tasto. VSJT Adif. Schiacciate quello, vi mette già la porta, le spunte, le cose, e funziona, cioè, non è per finta. Ok. Ed è così sveglio che vi dice anche, viene fuori questa schermata e dice, occhio, hai verificato che la porta sia la stessa? Perché sa che alla fine ci si incarta su sta cosa. Fatta questa cosa, automaticamente, quando io chiudo il QSO su VSJT, me l'ha già salvato dentro in Log4OM. Quando io clicco sul call in VSJT, vale uguale su FLDigi, ok? Me lo mette già come se fosse cliccato sul cluster di là e vedo già se l'ho fatto, se non l'ho fatto, se mi manca il country, se mi manca la cosa, chi è, chi non è. Capite che questo è un... Sì, forse conviene avere almeno 2 monitor, ecco, perché inizia ad avere un po' tanta roba. Cito soltanto perché siamo su questa schermata, in questa stessa schermata, volendo, ma qui andiamo sulle cose un po' avanzate, si può anche settare per esempio il comando del rotore che diceva Stefano prima. Già che siamo qui ve lo dico, visto che l'è attaccato in segno. Scusa, solo una cosa, dovrei avere chiaramente tutti e 2 software attivi e la radio collegata solo su uno. Allora, in questo caso la domanda è giusta, nel senso i software devono essere entrambi aperti. Tendenzialmente puoi fare così, 2 possibilità. Se usi Amlib, ok, allora deve essere attaccato al software dei modi digitali, perché è quello che deve comandargli, va in TX, non va in TX, cambia la frequenza, cambia la banda, eccetera, e Log4OM ti dirà che la carta è staccata, però quando gli arrivano i dati del QSO, gli arrivano completi, quindi non gliene frega assolutamente. Possibilità 2, come diceva Stefano prima, usi OmniRig. OmniRig, Stefano doveva dirlo ma non l'ha detto, è molto comodo perché lui si collega alla CAT e poi fa da servizio per tutti i software che vi girano sul PC che non bisogna di dialogare con la CAT. Quindi a quel punto c'è una seriale impegnata e fine, quindi anche chi ha le radio tipo il 590 eccetera che hanno una seriale sola o il 7003 che poi diventa matto con... In realtà non ha una seriale. Sì, va bene. C'è una parallela e un USB. C'è l'USB e la seriale, ok. Va bene, si è offeso. Okay. Va bene, in questo caso non bisogna stare lì a impazzire con quei software di split di seriali virtuali, quant'altro, eccetera. OmniRig si collega e poi tutti gli altri dialogano con OmniRig. Luca, volevo fare io una domanda che dovevo farla all'inizio. Dimmi. Io ho un software da 30 anni, ho UW. Posso importare? C'è qualcosa che... Cioè, importa tutto o solo alcune cose? Perché immagino che se uno vuole passare Log4OM sicuramente parte già da una base. Come diceva Stefano prima, esporti l'ADIF, da qua lo importi, ok? Lo importi, gli puoi dire se ti deve già fare anche il check degli award, cioè mi dici tutti le cose. Puoi dirgli anche, guarda, cancella il database che adesso, mettigli uno nuovo, cioè resettami il database, tutto quanto, e gli puoi dare anche dei secondi di tolleranza sui duplicati. Perché questa cosa alle volte capita che magari hai 2 log per X ragioni, magari ti scarichi da EQSL quello che avevi caricato, però la data e l'ora non sono così precisi, col tuo log ti crea dei duplicati. Sì, gli dici, magari mettono a 0 secondi. esatto, gli metti dentro, 60 secondi, un minuto, vedi tu, in modo tale che dici, vabbè, in quel range lì non farmi il duplicato, che poi Dopodiché gli dici carica e lui ti macina tutto e te lo butta dentro. Senza limite. Sì, senza limite. Puoi anche poi ovviamente esportarlo. Io su questa parte lascerei adesso invece a Massimo, ok? Ho sbagliato ovviamente, un secondo, dovete avere pazienza perché... Ok? Affrontare, come vi accennavo all'inizio, la possibilità di usare questo log su più PC, su più postazioni, con più call, in via expedition, in quant'altro, divertiti. Verifico che stia andando ancora la telecamera. Perfetto. Allora, vediamo. Perfetto.
come si configura? No, sei No, indietro, sì, ok, ho Freccia in giù capito. vale anche per te. Ok. Ok. Allora, lo stesso log su più PC, perché io posso avere un portatile, portarmelo in montagna e non farmi il log cartaceo, come diceva Stefano, e posso avere il mio log che avevo a casa, ce l'ho lì, quindi se io vado qua in zona 2 esco magari col nominativo senza il barrato e mi posso fare andare avanti a gestire il log. Oppure posso avere il PC a casa e dico, ho la casa su in montagna o al mare o all'isoletta che c'è un'altra stazione con un'altra radio, dico, posso usare sempre e avere sempre lo stesso log da tutte e due le parti. Ok. Scusa Massimo. Sì. Ho dimenticato di dirlo, quello che sta dicendo lui vuol dire che quando creo il database, se lo metto ad esempio su Dropbox. Adesso lo spiega Massimo. Adesso Ah, ok. ok. Fai tu. Adesso lo sapevi. Ok, e questa è una situazione tipica, no? Bisogna comunque, quando si crea il database, magari metterlo in un sito di cloud, Dropbox, Drive, qualsiasi cosa, al modo che sia formato lì. Infatti c'è, te lo dicono, e mettere in formato SQLite, al modo che questo log qua lo possano vedere tutti e due i computer, tutti e tre, quelli che si vuole. L'unica accortezza che bisogna avere è aspettare che si carichi il log, cioè se io ho finito a casa, in portatile di usare il PC, arrivo a casa, lo collego a internet, aspetto che aggiorni il cloud, si aggiorni anche dall'altra parte prima di accendere il computer dall'altra parte. Bisogna accendere solo un computer alla volta. Questa è l'unica. Allora, si possono mettere per esempio nominativi diversi, nel senso io vado in Sardegna, IS0, barrato è il mio nominativo, no? Per i vari servizi. Vabbè, non è molto. Ok, qua siamo già in come creare il profilo. Esatto. Il profilo per i versicall, perché io facendo così posso anche impostargli una radio diversa, oltre che, perché se io qua, magari a Milano, ho, che ne so, il 991, magari in montagna ho il 705 o ho un'altra radio diversa. E da qua posso creare tramite questi. Tramite questi tasti qua io posso aggiungere un nuovo profilo, no? Vabbè, cancellarlo lasciamo stare, e confermare che quello è il profilo che voglio usare. Questo tasto qua serve per clonare le impostazioni, al modo che se io uso la stessa radio, io ho solo 991, piglio, me lo porto al mare, clono tutto quanto, però voglio usare che sono IS0, per esempio, no? E allora invece di impostarmi tutte le impostazioni di quella radio lì, facendo il copia, mi copia esattamente come quello dall'altra parte. Esatto. Questo mi crea l'icona sul. Adesso facciamo vedere. Adesso volevo prima far vedere. Questo? Vuoi far vedere? O l'icona? Volevo far vedere prima di cambiare quando cambi il profilo, no? Non il profilo, no, quell'altro. Com'è che si chiama? No, c'era mica qua user configuration. Station information. No, vai sopra lì. Lì. Era quello che c'ero già. Ah sì, ok. Qua. Perfetto, già fatti tutti. Ecco, qua ci sono vari modi, no? Uno mette il 991, il 705, ma può cambiare anche il nominativo, no? Se io voglio mettere il 60 barrato il proprio nominativo, uno da qua lo fa e sistema quello che è la radio. Poi se si va nel profilo, ovviamente lì si crea tramite questo tasto qua, che è la duplicazione, l'icona direttamente sul desktop, che io vedo.
Poi 991. Quindi lanci già. Quindi io lancio, mi si apre direttamente il profilo con il log, perché non mi ero spiegato bene, ma quell'altra operazione creava il log nuovo. Ok, uno crea il log e l'altro invece cambia le impostazioni del profilo. Poi posso unirle. E da questo... Cerco di dirla in maniera diversa. Sì. Quando io creo un profilo io posso configurare tutto, ok? Tutto ex novo. Quindi io posso dirgli un nuovo profilo che ho un altro call, un'altra radio, un altro log, per banalizzare, ok? Però posso anche dirgli che voglio tenere sempre lo stesso log, sempre la stessa radio, ma voglio cambiare il call. Clono e cambio solo il call. Voglio tenere lo stesso call, lo stesso log, però cambio radio perché sono in portatile. Oppure sono in IS0, eccetera, quindi cambia tutto. Il profilo vi permette di cambiare tutti questi parametri, li salvate, dopodiché quando lancio e ho già il mio ambiente già pronto. Non so se l'ho detto in maniera diversa, esatto, ma esatto. Sono che le emozioni della diretta. Sì, esatto. E nulla, con questo qua possiamo utilizzare che secondo me è molto comoda questa cosa, perché io lo uso tantissimo perché lancia quell'altro. Pazienza, ma questo PC qua c'ha un po' di annetti. Quando vado in montagna mi porto sempre dietro e ho tutto il mio log dietro e non perdo una... Anche se sei su un altro... Ecco, l'unica cosa che non ha questo software, che dovremmo dire allo sviluppatore, è che i profili non si possono esportare. Quindi se ho due PC devo un po' ricrearmeli di qui e di là. Questo è l'unico difetto. Adesso ho fatto doppio clic sull'icona di Expedition, ok? E quindi se vado a vedere i miei QSO, ne ho uno solo che abbiamo fatto per prova. Se vado a vedere al telefono ieri sera. Se vado a vedere per esempio qual è il mio call che ho impostato nelle informazioni, è IS0 stroke IZ2 ZOZ. So, qualcuno va in IA5 per esempio, andava quando aveva l'altra ragazza, la verità, comunque vai, attivi e hai ovviamente poi tutto il tuo log dell'attivazione, ok? Ok, perfetto. Chiara questa parte? Sì, direi che... Poi volevo aggiungere... Vai. No, volevo soltanto aggiungere una cosa. Come diceva Stefano, qua viene fuori le due radio, ma c'è anche una funzione particolare che io posso attivare se ho un transverter, che per esempio, se il mio funziona, metti 144 28 MHz, quando sono impostato lì il log mi vede 28 MHz, c'è la possibilità di andarselo a impostare in modo che qua sopra io vedo 144 MHz al posto. Ecco. Così anche il log è giusto. Esatto. E basta, poi c'era più... Era tu adesso. Adesso sono io ancora, vi stresso ancora io. Noi abbiamo fatto i nostri QSO, abbiamo fatto il nostro log, abbiamo messo dentro, siamo stati bravi, siamo stati ordinati, abbiamo fatto tutto quanto, dopodiché c'è tutto il problema delle conferme, no? E quindi le QSL, l'OTW e tutto quanto. Ora, tante volte usare questi strumenti online, molti radioamatori sono molto scoraggiati, per due motivi. Uno, perché magari non sanno come fare, e va bene, questo ancora si risolve. Due, perché effettivamente non c'è un servizio, ce ne sono una marea. Almeno i principali sono 4 o 5 e qualche volta che vedete parlare con qualcuno dice sì, vabbè, però se devo stare lì tutte le volte a aggiornare il log su EQSL, aggiornarlo sull'OTW, aggiornarlo su... un po' mi stufo. In questo Log4OM ci permette di integrare tutti questi servizi e di andarsene ad aggiornare da solo e a scaricarsi le conferme. Tutto. Allora, di cosa vi dico? Vi dico anche due paroline, qualcuno dirà, le so, avete pazienza, qualcuno non le sa, e quindi le dico lo stesso, su cosa sono, come funzionano questi servizi. Il numero di QSL cartacee che ancora vengono spedite, l'attività che hanno i nostri due bureau, direi che almeno il 60% non sa. Io non le mando, non sa cosa ricevo. siano quei sistemi lì. La QSL cartacea è ancora molto in uso e molto apprezzata. Beh, io li uso tutti, però mi piacciono. Però, Allora, inizio con l'OTW. L'OTW gestito dalla RR americana nasce nel 2003
ci consente di firmare digitalmente, un po' come se stessimo usando lo SPID per firmare, no, è molto serio da questo punto di vista, consente di firmare digitalmente il proprio log e di inviarlo ai server della RRL. Consente la richiesta e la validazione online dei crediti per il CC, e questo ci semplifica molto perché non dovremmo andare alla fiera di Montechiari a inseguire qualcuno e dire Mini, vedi che li ho fatti, le liste che ho fatto, ecco, ma sarà direttamente online, e quindi questo semplifica molto. Nel 2022 aveva circa 160.000 utenti, purtroppo sono ancora pochi rispetto ad altri servizi. Ha un suo software specifico per l'upload che funziona su tutte le piattaforme, quindi lo si può usare anche se uno usa il Mac e se uno usa altro. Come ci si fa per registrare? Una volta era complicato, bisognava mandare la copia della licenza per posta negli States, e per questa roba tanti non l'hanno fatta. Adesso si può fare online direttamente, si spedisce la scansione, questo ha semplificato tantissimo le cose. Resta ancora un po' macchinosino perché ogni tot bisogna andare a rinnovare il certificato, le cose, ma quello, vabbè, capisco, ma poi dopo un po' ci si prende la mano. È gratuito o a pagamento? Assolutamente gratuito, loro ci guadagnano nel momento in cui tu dici voglio il certificato del DXCC, vuoi accreditare il QSO? Stupidata, però loro ci guadagnano su quello. Come lo configuriamo dentro Log4OM e come Log4OM gestisce questa cosa? Molto semplice. Una volta che io sono registrato e tutto quanto, andrò dentro nel servizi esterni e gli dirò benissimo, questo è il mio nome utente di LoTW, questa è la mia password, questa è la cartella nella quale c'è il programmino di LoTW, questo ti dico una cartella temporanea dove puoi salvarti le tue cose, ok? Qua gli dovrò mettere l'identificativo di stazione. Quando siete sull'OTW dovete anche farvi i profili delle varie stazioni, la casa, la montagna, il mare, queste robe qui. Vabbè, ma metti casa, è finito. Dubito che voi abbiate ulteriori password, e il call lo potete mettere o non mettere. Qua sotto vedete che c'è una spunta che qua non è messa, ok? Automatic upload on application close, vuol dire caricami i nuovi QSO che ho fatto quando chiudo il log. Quindi voi vedrete che quando chiudete Log4OM vi si apre il programmino di LoTW, carica gli ultimi QSO che avete fatto, è finito. Fatto. Ok? Non c'è da fare, esportare, quant'altro. Attenzione al box accanto. Perché dico questa cosa? Andrea ride. Perché, anche Massimo ha in mente, perché nonostante qua sia scritto in grosso, no? In viola di fianco, ok? Io ci ho passati i giorni a cercare di capire perché cacchio non mi caricava il QSO sull'OTW. Qua dice, attenzione che questa cosa che configuri qui, cioè requested, ok? La devi configurare anche sui nuovi QSO. Vuol dire, quando inserisco un nuovo QSO, deve essere flaggato che viene richiesta la conferma all'OTW, e allora io te lo faccio. Questa cosa qua si imposta in maniera di default, quindi ogni QSO che inserisco automaticamente va, però va fatto, è solo un passaggino in più che bisogna ricordarsi di fare quando si configura. No, ve lo faccio vedere di qua. Quando abbiate pazienza, perché dove sta le qualcuno vede conferme? Sopra confirmation. Grazie. Ecco. Su confirmation qua dico l'OTW, vedete qua non è corretto, Anche qui su QRZ vanno. devo fare requested, dopo facciamo il QRZ, ti dico anche il QRZ. Su qua metto l'OTW requested, salvo sotto confirmations, in modo tale che quando io metto dentro la cosa, lui che cosa fa? Giusto per capire come funziona sotto. Se sono segnati così, mano a mano che noi mettiamo dentro il QSO si crea un piccolo file ADIF con i nuovi QSO da parte. Quando chiude il programma dice, ehi, l'OTW, vieni qua, questi sono gli ultimi, caricali, finito. Ok? Sei in tutti e due i PC, anche quell'altro portatile, quel TW, se no se tu lo salvi solo da una parte, quando te lo trovi nel PC dove hai l'OTW non te lo carica. Certo, questa configurazione va fatta su tutti i PC che usate con su Log4OM, ovviamente. Scusa Luca, solo una piccola parentesi per chi non conosce il servizio. LOTW non è come altri servizi che vi permettono di visualizzare una QSL.
è semplicemente l'incrocio dei log. Cioè il vostro collegamento incrocia il collegamento del corrispondente, allora la RRL americana dice ok, questo è valido e quindi vale per l'ottenimento del diploma, eccetera, eccetera. Ma non avete nessuna QSL a video. Ci sono altri servizi che dopo li vediamo. Per questo. Io entro nell'OTW, per esempio, e posso vedere le ultime conferme che mi sono arrivate, che sono queste, ok? Posso andarmi a vedere, per esempio, già come sono messo sul DXC. Non ridete. Ok, posso già vedere banda per banda, no? Come sono messo, quante conferme ho avuto, in fonia, in digitale, eccetera. Queste sono già tutte conferme, non sono i QSO che ho fatto, sono già verificate. In questo devo dire che vada già in automatico ci semplifica tantissimo il tutto. Non solo, quando io configuro questa cosa qua, posso poi dopo, ogni tanto, quando voglio fare un po' di controllo QSL e quant'altro, dirgli: ma chi è che mi ha confermato sull'OTW? Perché quando abbiamo visto la schermata, quella, io metto il call, mi dice ce l'hai sull'OTW, ce l'hai sul QSL, non ce l'hai, ti manca, eccetera. Come fa il programma a sapere quella roba lì? Io ogni tanto prendo, vado e gli dico: ok, allora, cercami le conferme di l'OTW, scaricami le conferme. Si apre una finestrella, scarica, si chiude, finito, fatto, si è aggiornato tutto. E automaticamente io avrò già sul mio tabellone dei QSO confermato, confermato, non confermato, rigettata, eccetera. Vedete come semplifica molto la gestione. Domanda: ma se non ho la connessione a internet in quel momento? La pigli. Cioè quando mi collego dopo, me ne ripiglia quelli di prima o li perdo? Nel senso, io ne metto log 10, sono in portatile, non ho la connessione, chiudo, quindi non me li carica. Chiudi, quando vado a casa faccio un altro questo, me lo aggiunge 10 in più, non me li carica? No. Però tu avrai questo file ADIT che lui ha generato temporaneo nella tua cartella e puoi andare a dire all'OTW: caricami questi qui che ho fatto quando li porto. Devo esportarli comunque. Devi farlo. No, non devi esportarli, lui ti ha già creato il file solo con i nuovi. Te lo fa a parte. Quindi non ancora. Casomai io lo apro, diciamo, successivamente. Non è che solo fai la ti fa un temporaneo che rimane lì. Che rimane lì, non rimane lì fino a temporaneo. Temporaneo non è che te lo elimini. Sì. No, non li elimina. Cioè, adesso vi faccio vedere su diversi temporanei. Cioè, vedete tutti questi l'OTW upload con data e ora? Ecco, sono tutti i miei file temporanei che non ho mai cancellato. Ok, chiaro? Ok, leggero. Così è proprio visualmente si vede quanta roba. Ok, torno sull'altro PC. Allora, ho sbagliato ovviamente, vero? Certo, ovvio. C'è il telecomando proiettore. E fin qui l'OTW, sul quale potremmo anche qui scrivere un romanzo, ma ci fermiamo un po'. E QSL, perché? Perché QSL è uno dei servizi più vecchi che magari tutti quanti abbiamo avuto, eccetera. QSL ha 300.000 utenti, sono quasi il doppio di quelli che ha l'OTW. È nato nel 98, all'inizio era un unico server, poi sono espansi, non hanno mai sistemato l'interfaccia grafica come tutti i siti americani, ma va bene, ok. È basato interamente sul web, ci fa vedere fisicamente la QSL del corrispondente, carino e tutto quanto, ma anche qui, se avete provato a caricare il vostro log dal sito web direttamente sul QSL, avete visto che se il log è un po' grosso si inchioda, alle volte non ce la fa, dipende quanti QSO avete. Se avete caricato 18.000 QSO, vedete che sta lì, carica, non finisce mai, alle volte dice mi spiace, fallito. Allora, esatto. Anche così poi hanno i piani a pagamento, non entro in questi dettagli. Anche questo è integrabile nel log e quindi andremo sulla schermata di QSL. Questo è semplicissimo da integrare, molto più semplice di l'OTW. Nome utente, password e il nominativo di casa. Anche qua avete le più diverse location, se avete in mente come funzione QSL. Anche qua avete due spunte, attenzione. Una, upload automatico sul nuovo QSO, non lo fa istantaneamente. Vi lascia un paio di minutini
per non sovraccaricare i server di EQSL e per darvi tempo di correggere eventuali boiate. Perché dico questa cosa? Perché avete visto prima, nella schermata io inserisco il call, ok? Se schiaccio invio, lo sto mettendo a log. Il problema che cos'è? Che magari io voglio vedere se, quando l'ho collegato sto qua, no? Metto dentro il nominativo, poi per abitudine schiacci enter, dici, no cacchio, non l'ho collegato adesso questo qui, aspetta, fammi cancellare il QSO. C'è il tempo di andare su, fare modifiche e elimina. Non l'ha già caricato su. L'altra cosa che si può fare... Un po' di tempo. Dopo non sono più modificabili. Dopo dovresti andare anche su EQSL a levare il QSO, o se no lo lasci lì, te ne freghi, ti diranno che not in log è finito. L'altra cosa che si può fare è, quando tu ti colleghi a EQSL, aggiornarti tutti i locator. Ho i locator solo a 4 cifre, li voglio a 6, da EQSL ti tira giù i locator a 6 e ti aggiorna un po' il log. Vabbè, questa è una finezzina in più che c'è. Anche qui, come l'altro avete visto prima, su QSL Manager io andrò a selezionare EQSL, scarica le conferme e fa tutti i suoi giochini. Ok? Altro servizio che c'è, perché qui ce ne sono tanti, HRDlog, che è carino, che è italiano, perché poi sembra che noi italiani siamo l'ultima ruota del carro, però tante cose di cui stiamo parlando stasera, da Log4j in poi, sono robe proprio italiane. Nato nel 2008, è gratuito, sta migrando verso AM 365 e vi permette anche di integrare EQSL, l'OTW e tante altre cose, per cui una volta configurato, vi faccio vedere, avete il riepilogo per cui vi arrivano quelle mail che a me gratificano tanto, del tipo complimenti, hai lavorato un new one, bravo, hai un nuovo country, oppure guarda ti sono arrivate queste conferme di OTW, te la mail giornaliera che ti dice, oppure guarda questi sono i QSO che hai fatto l'altro giorno, ti fa la mappa dei QSO che hai fatto e te la manda per mail, è carinissimo, è simpaticissimo, soprattutto è comodo se è integrato, perché se no altrimenti dovrei caricare le robe a manina. Anche qua due cose su come ci sono da fare un paio di passaggi lato sito di HRDlog. Nella schermata del vostro account qua sotto vedete che c'è upload code, gli altri bastano un utente password, per HRDlog ci vuole un codice, questo codice ve lo dovete far mandare per mail. Facendo qui voi dite o mandami un nuovo codice o rimandami il mio codice sulla mail. È una stringa di lettere e numeri che basta copiarla e incollarla, vi faccio vedere adesso dove. Molto semplice, però uno lo configura e dice e che è sto upload code? Ecco, bisogna andare di là e farselo mandare. Quando dicevo prima si integra anche l'OTW e EQSL, significa che qua sopra vedete che c'è l'OTW, qui siamo sul sito di HRDlog, l'OTW e EQSL, le vedete qua sopra, benissimo. Nelle rispettive schermate noi andiamo a mettere tutti i dati del nostro account di l'OTW, tutti i dati del nostro account di EQSL, gli abilitiamo l'invio delle mail e come dicevo prima ti arrivano quelle mail gratificanti che ti dicono guarda sono arrivate 4 conferme, guarda che hai ritirato la conferma di Expedition, dopo 6 mesi ti è arrivata la cosa, ecco, questa roba insomma fa piacere. Come si integra, come dicevo prima, in HRDlog, c'è la sua schermatina, nome utente, upload code, che è quello che vi ho detto all'inizio, fate automatic upload on new QSO, quindi stesso discorso di prima, anche qui 1-2 minuti di tempo per correggere eventuali boiate. Altra cosina che c'è carina, potete far sì che quando voi siete in radio sia segnalato sul sito di HRDlog, e volendo si può anche essere nella propria pagina di QRZ, che siete on air, no? Viene fuori la cosina che dice che siete in radio. Vabbè, insomma, è tutto integrato dentro nel log. Andiamo verso la fine di tutte queste robe qua. Clublog. Clublog forse ce l'avrete in mente quando avete fatto qualche di Expedition e siete andati a vedere se li avevate collegati davvero. E dice, cerca nel log, tu metti il tuo call e ti dice sì, ti abbiamo, non ti abbiamo, no? Ok. Non è solo per le di Expedition, è gratuito ed è per tutti. È comodo specialmente se si vuole fare due cose. Uno, andare a richiedere magari delle QSL cartacee per dei country che vi mancano, che avete collegato ma di cui non vi è mai arrivata una conferma di altro tipo. Oppure, due, se volete, se vi piacciono le QSL cartacee, ok, di cui parlerò dopo Claudio, e dici, ma io non voglio stare lì ad aspettare, cioè
io la scrivo a lui, tra 6 mesi gli arriva, poi lui mi risponde, ma se io gli dicessi già mandami la QSL, non si fa prima? Molto semplice. Oppure se gli altri potessero chiedermela direttamente via mail, no, gliela mando via bureau e velocizziamo le cose. Benissimo, Clublog semplifica queste cose, sia per le Expedition, sia che per tutti gli altri. Quindi una volta che siamo registrati, anche lì in utente password è molto semplice, possiamo dire se noi accettiamo di ricevere le QSL e di spedirle via bureau, se le vogliamo far pagare, quella scelta della coscienza di ognuno, e uno dice ma allora ad attivare l'isoletta all'isola di Aruba, però insomma le QSL cartacee uno date. Da lì si può anche impostare tutto questo. Si integra in Log4OM nella sua schermatina Clublog, nome utente, password del call, e anche qui va in automatico, carica il QSO in automatico. Direi che su qui, anche di questo, poi ovviamente possiamo andarci a scaricare le conferme, e questa roba vedete che è uguale più o meno per tutti. Arriviamo al mostro sacro. Allora, perché questo, ecco, allora, QRZ è molto integrato in Log4M, l'abbiamo visto prima, io metto dentro il call, viene fuori il nome utente e quant'altro. Non solo, nella schermata del log, quando io metto dentro il call, mi verrebbero fuori, se fossi un utente pagante di QRZ, anche la foto dell'operatore, quant'altro, eccetera, e comunque di fianco il globettino, dopo ve lo faccio vedere, dove se clicco mi apre già la pagina QRZ di questo radioamatore che sto collegando, e quindi semplifica se andassero a cercare uno clic. Vediamo il giapponese. Dopo vediamo la faccia del giapponese. Ok, nasce nel 92 come una rubrica mondiale dei call, inizialmente via CD-ROM proprio. Ecco. Negli anni si è aggiunto anche il logbook. Come diceva prima Stefano, si integra in due punti di Log4OM. Nella parte degli info provider, cioè dammi le informazioni sul corrispondente, ok? E nella parte invece di caricamento dei QSO. Ovviamente, se siamo utenti paganti, passatemi questo termine, di QRZ, potremo inserire la API, la chiave API per mandargli il QSO in automatico, ma non è detto che bisogna fare per forza così. Adesso vi faccio vedere un altro modo per aggirare la cosa. Ovviamente quello va in automatico come gli altri servizi che abbiamo visto fino adesso. In alternativa, io faccio così. Siccome già carico tutto sull'OTW, okay, perché quando chiudo mi ricarica, e siccome QRZ è integrato con l'OTW, molto semplicemente io una volta che ho chiuso e che ho caricato, apro QRZ e qua in alto c'è importa da ADI oppure importa dall'OTW. Vado di là e dico scaricameli giù dall'OTW, mi scarica gli ultimi, mi chiede la password che la metto già in automatico, e così facendo io faccio un po' manina, però a gratis, come dicono a Roma, io ho anche QRZ, che è molto comodo, specialmente perché graficamente vi fa vedere bene i country che avete, i country che vi mancano, e poi so che sono fistolate, non mi piacciono anche tutte le patacche, no? E quindi poter avere sulla pagina di QRZ che tu hai fatto l'Europa, la cosa, il DXC, questo, quell'altro, insomma, diciamo così. Ok? C'era qualcos'altro che ho detto prima, lo dico dopo? No, ho detto che volevo far vedere il globettino. Per chi inizia adesso e non conosce, qrz.com è una sorta di pagine gialle dei radiomotori. Sì. Visto che siamo tutti giovani, sappiamo cosa sono le pagine gialle. Sostanzialmente ci sono i vostri dati, nome, cognome, indirizzo e quant'altro, e in più c'è anche la funzione di log che spiegavo poco fa. Ok, oltre a poter cercare, ok, e vedo la pagina, in questo caso è la nostra sezione, e ho il mio log, e se io faccio da qua import from l'OTW, c'è già dentro la password, scarica, mi dice, ho trovato 2 nuove conferme, benissimo. Vedete qua, Cipro e FT4 è comparsa la stellina, vuol dire che mi è arrivata la conferma. Questo mi permette poi di andare a fare un check del mio DXCC qua sotto e dire, allora, come siamo messi? Deve riflettere, deve meditare. È della sezione? No, questo è il tuo. E mi dice come sono messo.
E allora mi dice tutte le varie bande, i vari country, come sono, e poi io se vado sotto qua mi dice come l'ho fatto, in che modo, in che banda e quant'altro, no? E quindi questo graficamente almeno non ha un'idea. La stessa cosa la potete vedere anche da dentro Log4OM, c'è il check degli award. È molto più complesso e molto più dettagliato. Come dicevo prima, se io da qua metto come call sign IZ2 VTZ, com'è la tua pagina? Fa schifo? La possiamo vedere? O non ti trova? Incredibile. Non c'è. Non c'è. Un pirata. Secondo me non ha rinnovato la ricetta. È arrivata la ricetta. Yeah. Ah, mi hai messo AMQTH. Mi hai No, messo. ce l'avevi già tu come preferenza, non hai... Non è correttezza. Se vai in setting... Ah, no, su info provider. Bello che guardo là, c'ho il monitor qui. Il cilindro più grande si vede. No, è stato spostato perché c'era più male. No, abbiamo cambiato profilo. Ah, ok. Ok. Adesso ci ho messo QRZ, secondo me. E viene fuori Stefano De Pra, vedi? Ecco, una cosa, qua vi viene di fianco già quando se è un utente di LoTW. Ah, ecco. Quando lo collegate. Cioè, il Log4OM ha già dentro nei database di quelli che sono gli utenti di LoTW, quindi sappiamo che se lo colleghiamo è facile che la conferma online ci arrivi, no? Non la QSL cartacea che l'aspettiamo magari per 6 minuti. Il problema è collegarlo. E aprendo qua vedete che mi apre già la sua pagina di... Se io clicco qua sopra sul globettino qui, no? Mi apre già la sua pagina di QRZ. Quindi vedo già chi è. Se fossi un utente pagante, qua di fianco mi verrebbe fuori la sua foto, dei dati in più e tutta una serie di cose. Vabbè, questo è quanto. Passiamo alle QSL cartacee, perché adesso... Perfetto. Diciamo che dopo aver fatto tanti collegamenti e aver riempito il log, si passa alla parte più divertente. Quella, sì, quella delle QSL. Diciamo che la QSL può essere appunto cartacea, può essere elettronica, come ho detto prima, ancora oggi c'è un grande traffico di cartelline tramite i 2 bureau italiani. Allora, diciamo che se è facoltativo inviarla alla QSL, comunque è anche molto gradita poi riceverla, soprattutto perché, come diceva prima Luca, siamo amanti dei patacche e quindi di diplomi e quant'altro. Quindi una cosa che noi tendiamo a fare è magari scrivere le QSL a mano o con le etichette, perché poi ci sono tutti dei software che gestiscono la stampa delle etichette, però a volte non ci rendiamo conto dell'importanza che può avere la QSL per chi poi la riceve, appunto perché deve magari fare l'XCC e quant'altro. Quando l'XCC fa i controlli può anche cassare un collegamento, perché magari la QSL è scritta male. Ad esempio, una cosa che succede spesso è che ti mettono QSL in una banda piuttosto che in un'altra. Quindi, perché purtroppo a volte si compilano con un po' di distrazione. Le QSL tendenzialmente noi le spediamo sul bureau, perché il bureau è un servizio che ci dà l'ARI, che diciamo fa parte della quota sociale che noi paghiamo, però alcuni utilizzano il modo diretto, cioè ti mandano la QSL di solito con dentro la busta e dei dollari, oppure l'IRC, che ormai comunque è fuori, diciamo, fuori utilizzo, l'IRC solo in Giappone, giusto, PFL mi sembra che venga utilizzato, e questo perché ti mandano la QSL diretta? Per accelerare i tempi, perché vogliono avere la QSL di ritorno il prima possibile. Poi, voglio dire, in certi casi qualcuno si cassa il dollaro e non risponde, oppure comunque se è un manager che ha tanti nominativi da gestire, non è detto che ti risponda nel giro di due settimane, può anche succedere che i tempi si allungano. Tendenzialmente la cosa buona è che quando uno riceve la QSL diretta risponde velocemente. Come dicevo prima, appunto, non solo per i DCC, ma se andate su QRZ potete vedere poi tutti i diplomi principali, il VAI è un altro diploma molto interessante, 5 bande appunto, quindi diciamo che ci sono un numero incredibile di diplomi
che fanno sì che il traffico di QSL sia elettroniche che cartacee sia comunque sempre molto sostenuto. Ad esempio, per chi fa le VHF, la QSL viene richiesta perché noi del grid di cui si parlava prima facciamo la conta di quanti ne abbiamo collegati, GN45, GN46 e quant'altro. Quindi diciamo che ognuno ha un modo per divertirsi e per tenere la propria contabilità, e la QSL attesta che tu hai fatto quel collegamento e quindi il collegamento è valido e puoi conteggiarlo nel tuo diploma di turno. Una cosa molto importante: noi siamo tutti radioamatori, qualcuno di noi probabilmente ha anche la licenza di SWL, cioè ha richiesto al Ministero il nominativo da SWL per ascoltare. Loro ovviamente ti mandano la QSL perché ti confermano che ti hanno ascoltato, ti danno un rapporto. Tendenzialmente il rapporto dell'SWL è sempre un rapporto reale. Anche lì nel log avete visto inizialmente che i rapporti vengono messi sempre di default il 5.9. Magari lo ricevi 5.3, però per comodità di log si mette il 5.9. L'SWL quando ti scrive proprio il rapporto reale. È difficilissimo che tu trovi un SWL che ti metta un rapporto tanto per. Quindi è per questo che poi è molto bello e anche interessante rispondere anche a loro. Allora, questi sono gli elementi fondamentali da riportare. Poi possiamo anche prendere una QSL. Ci sono vari formati, adesso non so se lo vedete, questi sono i classici formati che usano i giapponesi, piuttosto che... Sono tutti giapponesi, quindi... Questo è un formato, è un croato, quindi vedete che c'è tutto un rettangolo dove c'è tutti i vari dati da portare. Comunque... C'è un esempio poi? Sì, assolutamente, poi dopo lo faccio vedere lì. I dati principali e necessari per la validità di una cartolina sono il proprio nominativo, che di solito è messo in risalto perché è personalizzato, il nominativo del corrispondente e eventuale QSL Manager. Il QSL Manager è molto importante per la gestione poi da parte del bureau della QSL stessa, come è molto importante capire dove va messa una cartolina, cioè nel bureau nostro di partenza, quando tu ti trovi una stazione, non so, Francia barra EW2HJ. Sì, ero in Francia a fare l'attività, ma la QSL va in Italia, quindi bisogna metterlo nella casellina dell'Italia. Ovviamente importantissimo è la data e l'ora in Scusa, UTC. però nella casella il destinatario, se c'è il QSL Manager, va inserito il QSL Manager. Se c'è QSL Manager, sì, che ad esempio lì posso essere io, però è il country che fa riferimento, è quello del nominativo della stazione. Francia barra EW2HJ, no, purtroppo diciamo che spesso e volentieri... Però su QRZ come fai a capire se uno vuole la cartolina diretta se non lo scrive? Beh, se lo vuoi diretta gliela mandi sempre comunque all'indirizzo. No, però se tu sei portatile, se tu vai in Francia, la tua QSL non devo metterla in Francia, devo mettere tra il bureau che va in Italia, questa era la specifica. Un collegamento normale, tu vai sì, su QRZ, vedi nominativo, come fai a sapere se lui riceve la cartolina via bureau se non lo scrive? Beh, allora, noi sappiamo quali sono i bureau attivi, c'è poi dopo da dire un'altra cosa: se uno non è iscritto all'associazione del proprio paese, la QSL ti torna indietro, e quindi lì diciamo che ti ritorna dentro la QSL e la butti via. Questo non lo si può sapere perché non c'è un database dove riporta gli iscritti di tutte le associazioni del mondo. Ci sono bureau che sono attivi e bureau che non sono più attivi per vari motivi. Quindi, ad esempio, la Libia non è attiva, Iraq, Iran non sono attivi. Ecco. È bene mettere nel proprio profilo QRZ sempre che tipo di QSL uno gradisce, insomma, sì, ormai la maggior parte lo scrive. Ecco, appunto, tra l'altro c'è chi scrive solo EQSL, LOT QSL, eccetera, eccetera. Comunque, l'altro dato importantissimo ovviamente è la frequenza, che può essere espressa in megahertz e kilohertz oppure in metri della banda, 144 megahertz oppure 2 metri. Il modo di emissione: quando noi facciamo un collegamento siamo risolti in 2x. Poi ci sono anche i QSO in cross mode, ad esempio io capisco il CW, però non lo capisco, però tipo CW SSB, sì, CW SSB, quindi tendenzialmente è sempre 2 per SSB, 2 per CW, 2 per FT8, però può capitare che uno in SSB e l'altro in CW. Dopodiché il rapporto
Di default nei contest o comunque anche per velocità, che quando si fanno dei collegamenti si passa al 5.9, il 5.9.9, però c'è molta gente che tende ad essere preciso, allora ti passa il rapporto reale che vede sullo Smith, quindi può essere 5.3, 5.7 e quant'altro. Ecco, non date mai il rapporto guardando l'S-meter, Sì, perché è aspetto tecnico, ma ne parleremo in un'altra sede. Ecco, questa è la cartolina di un americano, quindi il suo nominativo è K2 Victor Victor, ovviamente è riportato in modo più grande proprio per evidenziare che quello è il suo call personale. L'indirizzo, anzi lui ha due indirizzi, ha un QTH di contest, quello a destra, e il suo QTH fisso. Comunque, i dati che vi dicevo prima che sono necessari, da sinistra a destra, sono il nominativo della stazione che ha collegato. Quindi questo cosa vuol dire? Che l'americano K2VV ha collegato l'inglese G3 FTH, quando il 26/12/01. Le date spesso e volentieri possono essere messe così, diciamo, in modo occidentale oppure in modo inglese, che sono rovesciate. L'ora UTC. Quella è fondamentale, dobbiamo sempre utilizzare l'ora UTC, l'ora locale non conta. Megahertz o metri, anche qui a secondo di ognuno del formato della QSL che fa. Non c'è un vero standard per quanto riguarda la frequenza, però sia che sia in metri sia che sia in megahertz noi capiamo dove abbiamo fatto il QSO. Il rapporto, questo è un QSO in CW, quindi 569, da segnalare mode 2 way, ok. Fai meno 0,7, 0,9, più 15, quello che comunque tu hai riportato nel tuo log, vai a riportare nello spazio RST. Poi, please QSL, se tu spedisci perché vuoi che ti si risponda, oppure io ad esempio, dopo tanti anni di attività, oggi rispondo soltanto a chi me le manda. Quindi per me sono tutti TNX adesso. Ecco, questo tanto per 73 è la firma. Poi, di dietro di solito ci può essere magari una fotografia, una parte bianca, qui ad esempio questa bellissima delle Svalbard, vedete davanti l'orso e dietro i dati del collegamento avvenuto, oppure questo è un italiano con la curva maratona del Torino e dietro tutti i dati, cioè ognuno poi la personalizza a modo suo, quella stile americano, ecco, questa qui che è Djibouti, Giulio 38 MD. Qui ad esempio la pagina tutti degli sponsor, perché questi per aver fatto questa spedizione hanno raccolto anche dei fondi, dopodiché la foto di rito con tutti i partecipanti e poi dietro la parte riferita a tutti i dati del collegamento. Quindi anche sulle QSL ci si sbizzarrisce. Fondamentale, e dovrebbe essere in questa slide, questa è una delle nostre QSL speciali, qui è molto interessante. Diciamo che questo, che è la nostra QSL del nominativo utilizzato per la mostra filatelica che c'è a Cinisello a ottobre, questo dovrebbe essere lo standard più preciso. Come si fa a evidenziare? Ok, qui abbiamo messo QSO o Howard, perché ci sono anche gli SWL. Tu utilizzi la QSL per tutti. E poi c'è questo spazio qua, QSL via. Ad esempio, può essere che lui va in Marocco, CN3 alfa, quindi qua ci metti il nominativo CN3 alfa, ma qua ci devi mettere il nominativo, chi è che è il manager di CN3 alfa? Devi mettere i K2 o HG, ok? Tipo, ad esempio, B2 fill, anzi India 2 fill, che è l'altro nominativo che abbiamo scritto noi, se uno ci deve scrivere la QSL, qui ci mette India 2 fill e il manager mette W2HG perché lo curo io le QSL. E qui sono riportati tutti i dati che vi dicevo prima. Inoltre qui noi abbiamo messo, e per questo io dico che è una QSL molto precisa perché è ricca di particolari, il locatore, soprattutto perché fa VHF, UHF, SHF e anche 50 mega, e oramai anche in 28 MHz, in 10 metri, si usa spesso passare il locatore. Quindi il locatore tendenzialmente tu puoi andare a capire da dove trasmette questa persona. Se fosse JN61GV tu sai che è di Roma, ok? Poi le zone ITU, la zona CQ e le zone ITU, che serve anche questo per capire in grandi linee dov'è quel country. Qui noi poi dopo abbiamo messo anche il sito e la nostra casella mail, perché comunque essendo una sezione, se qualcuno ci vuole contattare, ha tutti i riferimenti. Okay. Ce l'abbiamo in giro una India per far vedere cosa c'è dietro? No, questa ce l'abbiamo. No, vabbè, comunque volevo far vedere dietro, se non mi ricordo male, qua c'è la villa che ha ospitato la fiera
della filatelia di ottobre. Quindi le QSL poi si possono personalizzare come si voleva. Una volta costava tanto fare le QSL, oggi con la stampa digitale e quant'altro veramente 1000 cartoline si spende veramente pochi soldi. Ok. Bene, come compilare una QSL per gli SWL? Allora, sembra che sia simile a quella per IOM, ma invece non lo è, perché ovviamente noi quella stazione non la colleghiamo, cioè lui ci ha sentito mentre collegavamo un'altra stazione. Quindi è fondamentale compilarla corretta, perché anche lo stesso SWPL delle QSL che riceve ne fa l'utilizzo che lo fa un OM, quindi diplomi e quant'altro. Allora, le cose che devono apparire sulla QSL sono il nominativo della stazione ascoltata e anche qui l'eventuale QSL manager. Diciamo che le stazioni un pochino rare tendenzialmente hanno sempre un QSL manager, oppure le stazioni speciali. Ad esempio, lui è su Contest Call IR2Q, adesso sei India Papa 2. India 2Q, la QSL va ai K2 PFL, quindi si mette il manager del suo nominativo speciale. Dopodiché, cosa importantissima, è il nominativo del corrispondente con cui la stazione ascoltata era in QSO. Quando scusate, prima ho trovato una QSL compilata da Silvio in modo correttissimo. Silvio ha ricevuto la QSL da questo SWL polacco, Silvio, e dove sotto ha riportato con chi era in collegamento in quel momento. Quindi lui ha avuto modo di controllare nel suo log di stazione che questo QSO è reale e quindi gliel'ha confermato, ok? Questa è quella dell'SWL, vai avanti. No, è corretta, giustissima. Sì. Ok, qui si può vedere meglio. Come vedete, allora, qui ho sbagliato, devo tornare indietro. Ok, come vedete, qui c'è tutte e due, diciamo, il tuo radio quando ci devi mettere la stazione di un radioamatore, oppure l'SWL, lui l'ha aggiunta a mano perché l'HRD, l'Howard, non c'è. Noi invece nelle nostre QSL lo mettiamo. Quindi questo radioamatore Victor Kilo, chi è che sa cos'è? Australia, ha confermato a questo, appunto, non l'avevo visto, ha confermato a questo SWL che il 151182 ha avuto un collegamento con questa stazione, Victor Sierra 5 GF, ok? Victor Sierra 5, che è Singapore, se non ricordo male, giusto? Sì. Vabbè, comunque, allora, ha riportato i dati che si è ritrovato sulla QSL. Non esiste più nell'82. Non esiste più nell'82. E Victor Sierra cos'è adesso? Victor Radio? Comunque, sì. Sì, Hong Kong, qualcosa del genere. Comunque, ovviamente ha riportato e ha confermato che il 151182 ha fatto questo QSO con questa stazione alle 10.54. Ovviamente non gli mette l'RST, perché lui ha solo ascoltato, non era in collegamento con loro. Il modo operativo era SSB e ha cancellato giustamente il two-way perché non erano in collegamento e poi ha riportato la frequenza. E dopodiché ha ringraziato dell'avvenuta ricezione della QSL. Ecco, queste QSL per gli SWPL sono molto molto importanti perché comunque loro sembrano pochi ma alla fine, diciamo, è l'anticamera per poi diventare radioamatore. È un club addirittura di conto. Sì, tra le altre cose questo qui Victor Kilo 2, come è riportato qua, è uno dei tanti club che ci sono nel mondo dove si fa attività, come può essere il Q2CJ del resto. Ok, allora, stavo prima dicendo, no, sì, sono andato, aspetta che mi sono perso. No, ci siamo dati noi avanti per far vedere. Volevo tornare un attimo indietro. Aspetta. Ok, ecco, questa era la QSL invece che uno SWL, cioè Italia /2005/17CN. Questo quindi è un ascoltatore di Cuneo che ha mandato alla stazione Victor Kilo 5 Pass, cioè a un australiano, che il 31 gennaio 2015 alle 8.50 lo ha ascoltato in collegamento con Delta Lima 2 HRT, ok? In SSB e gli ha messo la frequenza.
Quindi di conseguenza di risposta il Victor Kilo 5 gli ha fatto, diciamo, la QSL che vi ho fatto vedere prima. In questo caso il SWL ha messo anche le sue condizioni di ricezione, gli apparati e via. E l'accordatore, sì. E l'RST. Ok, quindi scusate che... Okay, fino a qui è tutto chiaro? Quindi tornando indietro abbiamo diciamo, dato un senso ai dati che sono necessari per la validità di una cartolina, che poi tendenzialmente è quasi simile alla cartolina che noi scriviamo quando colleghiamo un altro ragionatore. Ok? Bene, quindi posso andare avanti. No, adesso stavo andando indietro ancora, scusate. Ok, perfetto. Quindi direi che se vi capitano delle cartoline come quella che è capitato a Silvio è molto molto semplice compilarla, bisogna sempre barrare che non c'è il rapporto perché del resto non è stato collegato. Ok. Il QSL Bureau, come si diceva inizialmente, noi usufruiamo di questo servizio proprio perché siamo soci dell'ARI e ci permette di avere con dei costi bassissimi le QSL. Alcuni che non sono soci ARI o delle associazioni affiliate fanno tutto via diretta, come vi dicevo prima, mettendo dollari e quant'altro, e gli viene un costo molto molto elevato. Il nostro bureau secondo me funziona molto bene, tendenzialmente se uno fa il collegamento e la sezione è molto veloce a smistare, noi spesso e volentieri vedete le QSL, ma ogni 2 mesi sono su a Bergamo, perché poi dopo Bergamo è il bureau che va in uscita sia per gli italiani che poi per l'estero. E tendenzialmente abbiamo fatto delle prove, ho fatto delle prove, nel giro di un anno se il corrispondente è veloce a rispondere tu hai la QSL di ritorno. Poi certo Giappone piuttosto che country molto lontani magari ci si impiega un pochino di più. È necessario, una volta che avete fatto la compilazione delle QSL, metterle nel casellario. Il nostro casellario è dietro ed è suddiviso in un modo logico, che è quello che ci ha chiesto poi l'ARI, perché l'ARI dietro ovviamente ha creato tutta un'organizzazione, ed è per country, in ordine alfabetico, tranne i country maggiori che hanno traffico, quindi Stati Uniti, Canada, Russia, vabbè, l'Italia a parte, Spagna, Portogallo e quant'altro. Ok, sì, questo libro qua è molto interessante, il manuale del bureau che voi trovate sul sito dell'ARI, dove trovate tante informazioni per come compilare la QSL e come gestire la QSL. Stavo cercando, perché non me lo ricordo più, la cosa importante è, eccola qua, le misure della QSL devono essere 8x5 x 13,5 con tolleranza di 5 mm. Infatti se voi notate qua il pacchetto tendenzialmente è quasi tutto perfetto. Ci sono ancora delle QSL fuori norma che per adesso il bureau lo sta gestendo, però in un futuro potrebbe anche non più gestirle perché vogliono standardizzare la questione dell'8,5 x 13,5. Ok? Quindi come dicevo il bureau lo utilizziamo noi che siamo iscritti e che paghiamo la quota annuale. In Italia ci sono 2 bureau, quello Italia che smista le cartoline per l'Italia e per l'estero, e poi c'è quello estero che smista le QSL dall'estero per l'Italia, diciamo, quindi in entrata. C'è anche un servizio che si chiama servizio di QSL quasi diretta, che prevede che la QSL venga direttamente spedita poi al vostro indirizzo, e ovviamente ha dei costi diversi perché lì c'è una lavorazione particolare, poi viene fatto il pacchettino e vi viene spedito a casa, non transita dalla sezione. Per chi è così amante del QSL può essere un'alternativa, diciamo che ci sono diverse stazioni che lo adottano, e tra le altre cose c'è anche una lista di QSL manager che aderiscono a questa cosa e quindi sono più veloci a rispondere se ricevono la QSL tramite il servizio quasi diretto. Allora, rispettando queste piccole regole, assolutamente anche il bureau è più veloce, perché ovviamente tutte le QSL devono essere prima controllate qua e poi controllate ai 2 bureau dove vengono poi smistate e preparati i pacchi, quando si tratta in entrata poi verso di noi per le singole sezioni, e quando si tratta in uscita per i bureau degli altri country, degli altri paesi. Ecco.
Sì. Ma le QSL cose dirette? Sì. Gestisce tutto o già solo i manager iscritti? Gestisce tutti i manager che fanno parte della lista e quindi c'è e i country dove tu puoi prendere il bureau. In poche parole partono direttamente da Bergamo, ok, per intenderci. Però la lista dei manager è, diciamo, quella più interessante, perché il manager, chi gestisce le QSL, ne riceve talmente tante, perché magari ne gestisce anche più di un nominativo, quindi a volte, quello che dicevo prima, la QSL tu la spedisci a un manager che però ha magari 10 nominativi da gestire e 100.000 QSO, e quindi se hai questo servizio sei un pochino più veloce. No, è gestito dai manager, ma poi dopo a parte ti viene fatto la spedizione ad hoc. Prego. Ecco, ribadisco ancora il concetto, soprattutto se dovete fare le QSL, di rispettare questo formato, perché comunque ultimamente ci tengono molto. Ma per il discorso di cui si interviene ancora di quei formati lì, hanno tirato in ballo ancora 20 anni fa. Sì, adesso sembra che... Adesso forse ci siamo arrivati. Sì, infatti, quindi è così. Diciamo che tanto oramai anche i produttori di QSL non sono rimasti in tanto, ci sono 3 o 4 stranieri, un paio di ucraini, di Limazzulu, l'IT9 con Juliet Whisky, sono 5 o 6 produttori che sanno loro come... Ecco. Come si gestisce la QSL da inserire nel QSL Bureau? Allora, dopo aver compilato la QSL e aver inserito tutti i dati, tra cui il manager, se è una stazione rara, se è una spedizione o se è un nominativo speciale, si deve procedere anzi, appunto, aggiungo una cosa, a proposito dei manager, ci sono 2 siti, ma anche su Radio Rivista, la lista delle stazioni che hanno questo manager. I 2 siti principali sono i k3qr.it/manager e 425xn.org, oppure su Radio Rivista tutti i mesi c'è una lista con le spedizioni o con i nominativi speciali, dove puoi trovare i nominativi da andare a inserire il manager. Questa cosa qui del manager la ribadisco perché è molto importante per evitare di trovarsi cartoline in un paese piuttosto che un altro. Come già anticipato, il casellario, e poi avrete modo di vedere, è in ordine alfabetico, tranne i country più grossi. Sì? Log 4M gestisce anche i manager. Luca? Allora, Log4M attinge quello che può da QRZ o dagli altri provider di informazioni che abbiamo visto nella schermata prima. Quindi tendenzialmente alcune cose non riesce a ripescarle. QRZ al momento non ha ancora standardizzato se io uso il bureau o no. Okay? Quindi mentre su Log4M, non l'ho detto stasera perché è complessa quella gestione lì, possiamo anche andare a stampare le etichette da attaccare direttamente sulle nostre QSL, una serie di cose di questo tipo. Il problema è che non possiamo fare il check del bureau, perché se avete in mente come funziona QRZ, c'è un unico campo dove dici io voglio le QSL come, no? E lì c'è bureau, c'è tutto uno in fila all'altro, quindi non avendo un campo univoco non riesce ad aiutarvi nel dirvi ma questo QSO lo posso fare via bureau sì o no? Dovete andarvelo a cercare su QRZ, a leggere sulla pagina, è una menata, lo so, però non esiste attualmente un database con un campo preciso che ci permetta di capire chi è il manager, chi è la cosa. Questo è... Quindi conviene sempre poi andare a controllare sui siti oppure su Radio Rivista. Ecco, una volta che voi arrivate in sezione con le vostre QSL da spedire, divise per country, le mettete dentro le varie caselle, l'unica eccezione che c'è, ma voi comunque continuate a metterle dentro, sono gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, una volta inserite tutte, quindi noi della sezione, la persona preposta, le divide per area, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0, e inoltre la zona 4 viene suddivisa in 2. Una lettera, Kilo 4, November 4, oppure 2 lettere del prefisso, November Alfa 4, Kilo Alfa 4, e quindi una volta fatto questa suddivisione ci vengono fuori 10 pacchettini che andiamo ad unire a tutto il resto della spedizione del bureau. Ok, quindi la cosa che ci tengo a dire che sulle QSL, se avete necessità di farle stampare, noi a breve dobbiamo farle per la sezione, quindi raccoglieremo magari le vostre esigenze. Se avete da fare, non so, 500, 1000 QSO, 1000 QSL, se avete il vostro bozzetto ce lo girate, lo uniamo a tutte quelle che dobbiamo fare per la sezione, sicuramente andiamo a risparmiare dei soldi per la spedizione e quant'altro. Diciamo che il taglio minimo può essere 500, 1000 QSL, perché comunque
un paio di anni, visto che il traffico c'è, l'attività c'è, tra l'altro è vero, l'FT8, l'FT4, i digitali hanno ravvivato il traffico, perché negli ultimi anni c'era stato un po' di calo di attività in SSB, in CW, RTTI, però l'avvento di questi nuovi modi digitali ha permesso a qualcuno di ritrovare lo stimolo di fare attività, di farsi il DCC anche in FT4, FT8 e quant'altro, quindi c'è da divertirsi. Purtroppo, come ho detto qualcuno prima, io faccio molte VHF, mi dà fastidio quando si apre in esporadico, che è un fenomeno propagativo soprattutto estivo, dove tu trovi tutti giù in piri piri e non trovi nessuno in fonia, che tra le altre cose la fonia è molto molto più veloce. Quindi, però vabbè, accontentiamoci di questo, teniamo le bande occupate, fate attività, perché veramente se le bande non le occupiamo prima o poi i ministeri ce le portano via, e quindi questa cosa qui è assolutamente da evitare. Se avete domande sia per la parte di Luca, di Massimo, di Stefano Sì, o per le QSL, una domanda ce l'ho per quanto riguarda il log. Abbiamo visto tutte le schermate in lingua inglese. Esiste anche una traduzione in italiano? No. Il manuale Del manuale sì, c'è in tutte le lingue, ma il programma è solo in inglese. Non chiedermi perché, però è così. No, sì, essendo italiano lo sviluppatore è strano. Che di fatto poi nell'uso concreto, come dire, Devo mettere l'italiano. a parte le parti di configurazione, tutto il resto non ti serve neanche. Sì. Però purtroppo sì, è tutto in inglese. Potrei scriverlo in veneto. No, è un peccato perché magari chi ha poca dimestichezza con la lingua inglese fa un po' fatica, soprattutto all'inizio, poi ci si abitua, insomma. Tra l'altro io ho provato ad andare dentro a vedere se c'erano dei file dove poter tradurre la lingua, dice ce lo traduciamo noi, ma... Ne approfitto per fare una comunicazione di servizio. Il 20 marzo ci sarà l'assemblea annuale qua in sezione, vedremo e decideremo la prossima settimana se fare qualcosa anche da remoto, visto che non è una riunione elettiva, però se riuscite a essere in presenza è meglio, perché ci troviamo qua. E tra le altre cose potrebbe essere anche l'occasione per poi farci gli auguri, visto che poi la settimana successiva c'è Pasqua. Qualcun altro ha delle domande, curiosità? Io volevo invece fare una domanda, perché stiamo un po' ragionando su possibili, dicevamo prima, possibili altri argomenti di serate di questo tipo. Allora faccio due domande per capire, per sondare. Chi di voi fa attività in portatile, SOTA, POTA, quant'altro? Ottimo, tutti. Ok. Chi ha Radio e Pipo invece 9007, 705? Tu lo so? Ok, niente, no. Stavano pensando sui login portatili, vedo che... Perfetto. No, era giusto per capire, perché se non me ne frega non stiamo neanche a proporre una roba. Ho detto, chiediamo e... Ho io una domanda, allora. Se inserendo un QSO in Log4M, perché vabbè non abbiamo parlato dandolo per scontato, ma becchiamo un faro che sta facendo attività sui fari e metto /LH, che succede? Come viene visto il mio QSO? Diventa argentino. Diventa norvegese. Attenzione, perché /QRP va bene, /pedestrian, /mobile, eccetera vanno bene, però attenzione a quello che ci mettiamo dopo, perché se equivale a un call, cioè a una nazione, eccetera, lui lo interpreta e ci finisce come collegamento in Norvegia, quando invece era Lighthouse. Sì, in realtà molte notazioni barra sono utilizzate come prassi, ma non sarebbero proprio lecite. Il problema è quando le hai nel cluster e tu clicchi sul cluster e ti finisce. Mi hai fatto vedere, barato stroke CM. Ho pensato subito al Marocco. No, quello è ufficiale. No, però quello è ufficiale rilasciato al Ministero. Io ad esempio ho I2 lignetta 3089/Mi, perché vanno a certificare la provincia di residenza. È in Marocco. Lo so. CM stroke. No, però sì, teoricamente un ascoltatore dovrebbe metterlo. Sempre che in Marocco siano messi nel sì, quello non lo so, è tutto appunto. seguito di stipla, servizi segreti.
per loro è tutto specializzato. 3089 Vecchio era mio papà era 14553. 25. Le licenze non puoi portare. Si capiscono le cose. Ecco, nei prossimi giorni riceverete una mail con 3 domande, occhio e croce, una survey dove vi chiederemo se appunto la serata vi è piaciuta, se avete qualche argomento da proporre per fare serate. Oltre a quelle che sono state messe nel sondaggio di fine anno che di cui abbiamo preso nota. Ecco, anche perché possiamo vantare di essere una sezione che ha parecchi ganci con personaggi interessanti sia nel mondo tecnico sia nel mondo operativo e quant'altro, quindi se ci dovesse essere dell'interesse su qualcosa di particolare, magari possiamo avere qui anche qualche ospite particolare per sviluppare gli argomenti che sono di vostra curiosità, quindi fateci sapere di cosa volete parlare. Grazie. Grazie. Una foto dei relatori che mettiamo poi sui social. Quindi anima la social media manager.